Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta dei pesci, che è abbastanza positiva, soprattutto perché porta abbondanza, spostamenti, viaggi, miglioramenti e progressioni, quindi può arrivare qualcosa di positivo che riguarda la vostra stessa indipendenza, un risultato, un guadagno, eccetera. Però essendo legata proprio agli spostamenti, magari molti di voi possono essere in viaggio tra partenze, ritorni, eccetera. Troviamo la chiave che è molto importante per aprire e chiudere delle situazioni, quindi magari molti di voi si trovano a fare una specie di bilancio e cercare di capire quali sono quelle porte da chiudere, altri magari si trovano in una nuova fase e quindi da aprire queste nuove situazioni, altri magari sono in cerca di soluzioni per alcune cose che sono in corso d'opera. E in questo caso ovviamente si possono valutare delle proposte, delle notizie. Infatti abbiamo la lettera che si riferisce a tutti i tipi di comunicazione, messaggi, avvisi, notizie, informazioni, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle cose che devono essere valutate, prendetevi il tempo di farlo, soprattutto quelle che vi verranno comunicate, e poi anche se dovete essere voi che magari siete alla ricerca di informazioni o dovete dare un certo tipo di comunicazioni, se non siete ben sicuri meglio aspettare. Anzi, vedendo queste carte direi che trovare il momento giusto più adatto potrebbe essere la carta vincente per voi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare così da trovare le informazioni che state cercando. Abbiamo la stella alpina che tendenzialmente è abbastanza positiva perché ci parla di fedeltà, di intesa, di abitudini che possono essere positivi, di cose belle. Ci mette un po' in guardia sull'attaccamento, cioè l'attaccamento può essere positivo, costruttivo, se si è attenti, se si è comprensivi, diciamo, verso la persona. Diventa un po' negativo quando ci si attacca, tra virgolette, a delle cose inutili oppure a delle situazioni che non sono positive. Ed ecco che l'agenziana appunto è questo, va a sottolineare ulteriormente che alcune cose potrebbero creare un po' di tensione. Riguarda soprattutto un conflitto interiore, quindi un qualcosa che può emergere e che può dar fastidio, oppure se non volete assolutamente intaccare un buon momento, magari appunto, come vi dicevo sin dall'inizio, alcune comunicazioni, alcune cose meglio metterle un attimino da parte e tirarle fuori successivamente. Non è nulla di così importante effettivamente, quindi questo può parlare anche a livello pratico, se state organizzando qualcosa, se state facendo una cosa importante, magari può esserci un imprevisto e un ostacolo, quindi consiglio di
di calcolare, di utilizzare le chiavi in vostro potere per poter gestire le cose al meglio. Però a livello proprio di unione, di intesa, di felicità, di connessione, queste cose ci sono. Effettivamente abbiamo visto che cosa attenzionare, questo vale anche per le relazioni più importanti. Per quanto riguarda i single, è vero che ci sono dei conflitti, ma queste possono essere generate da varie situazioni. Se state frequentando, conoscendo in una fase iniziale una persona, allora magari c'è incertezza, l'incertezza può essere causata anche da alcuni atteggiamenti, se non vostri, diciamo dell'altra persona, e quindi si procede un po' con quel punto interrogativo che potrebbe essere un po' fastidioso. Oppure ci sono fasi altalenanti, magari per chi proprio non ha nessuno, qualche conoscenza interessante, qualcosa potrebbe essere fugace, forse non vi sentite ancora pronti, oppure queste conoscenze non sono abbastanza stimolanti e interessanti per voi, quindi procede ancora un po' in questo modo. Magari fare attenzione alle comunicazioni e alle nuove conoscenze, forse lì potrebbe esserci qualcosa di interessante. Vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Abbiamo la carta sacerdote. Questa può riferirsi sia a una persona di fiducia che magari è in grado di sostenervi, di aiutarvi, di portarvi delle notizie interessanti, nuove soluzioni, quindi diciamo sia un aiuto che una guida. In realtà potrebbe essere anche una vostra stessa energia, vuol dire che state facendo le cose bene, oppure utilizzare quello che già ho detto, cioè saggezza, autorevolezza, essere positivi, propositivi o cercare soluzioni, appunto sarà l'atteggiamento giusto. In un certo senso anche il dottore può fare riferimento a una figura importante, sia di sostegno, possono essere anche più persone, dipende dal lavoro che fate, dipende da tutto quello che vi circonda. Quindi magari da un lato può essere qualcuno intorno a voi che vi sostiene, dall'altro lato potrebbe essere una persona che può essere utile per delle collaborazioni, o comunque qualcuno che vi aiuta e che vi fa delle proposte interessanti. Ripeto anche che possono essere vostre energie, vuol dire che con cura, pazienza, dedizione riuscirete ad avere grandi soddisfazioni, e lo vediamo anche con la carta amore. Io ci metterei, oltre alla cura e alla dedizione, anche passione, amore per quello che state facendo, e vuol dire che c'è un risveglio delle opportunità, maggior slancio e speranza, non solo in quello che state facendo, magari anche in nuove situazioni, e qui si apre una cosa positiva soprattutto per chi è in cerca di collaborazioni e in cerca di un nuovo lavoro. Vuol dire che ci possono essere al più presto delle proposte interessanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!